Oggi ragazzi miei è una sfida e sfido lui. Sfido Alessandro Borghese nella sua cacio e pepe, ma se volete sapere come va a finire dovete vedere il resto del video. A dopo la sigla! Carissimi, buongiorno! Allora, è chiaro che è una stupidaggine, che posso mai sfidare io uno chef così importante come Alessandro Borghese? No, a parte gli scherzi, però rifaccio la sua cacio e pepe. Perché? Perché intanto mi è stata richiesta dal mio caro amico, oltre che collega, Franco, anche perché un altro nostro collega ha detto: ma è mai possibile che fare la cacio e pepe come la fa Alessandro Borghese, la cacio e pepe diventa viola? Ebbene sì, perché lui utilizza un pepe molto particolare, che è il pepe nero di Tasmania. La Tasmania non è altro che un'isola al di sotto del continente australiano, fa parte proprio dell'Australia, e lì viene coltivato questo pepe, che ha due caratteristiche molto particolari. La prima è che è molto meno peposo del classico pepe, quindi non rimane così forte. La seconda è che una volta frantumato, all'interno di esso ha un colorante viola, naturale chiaramente, è fatto degli antociani. Quindi ogni volta che viene poi mescolato con un liquido, o in questo caso con il pecorino e con la crema diventa viola. E allora vediamoci questa ricetta, così vedremo com'è che diventa viola questo piatto. Bene, adesso per prima cosa andiamo a scaldare il nostro pepe e lo facciamo tostare e poi dopo lo andremo a tritare. Dovreste sentire che profumo esce fuori, è fantastico, guarda, è veramente meraviglioso. Un altro minuto e poi dopo lo andiamo a tritare. Allora, ci siamo, adesso andremo a mettere i nostri chicchi di pepe all'interno del mortaio e ora cominciamo. Allora, per chi non avesse il mortaio, chiaramente potete utilizzare benissimo un macinapepe, o altrimenti, se non avete nessuno dei due, li mettete dentro una bustina, quella per alimenti, e poi o con un martello o con il batticarne li schiacciate per bene. Allora, dopo aver tritato nel mortaio il pepe, io comunque l'ho rimesso nel macinapepe, perché qualche pezzetto un po' grande mi è rimasto, e quindi per evitare di mettere dei pezzi un po' troppo grandi ho preferito metterlo qui dentro. E adesso lo andremo a mettere nella padella di nuovo a scaldare e poi aggiungere l'acqua della pasta. Una cosa importante, siccome si chiama cacio e pepe, il pepe ci va, mi raccomando, il profumo si deve sentire, a parte che questo si sente benissimo. Saliamo l'acqua. Io utilizzo generalmente la metà del sale che utilizzo normalmente, perché disabilità ce ne sarà parecchia a causa del pecorino, quindi fate attenzione, altrimenti se volete potete pure non salarla assolutamente. Allora, l'acqua sta bollendo, abbassiamo un pochettino, se no altrimenti esce tutta fuori, e mettiamo la nostra pasta. Allora, il tempo di cottura di questa pasta è di 13 minuti, però io la toglierò 3 minuti prima, perché poi la finiremo di risottare all'interno della padella con il pepe. Allora, riaccendiamo il fuoco sotto la padella e gli facciamo scaldare il pepe. Adesso andremo ad aggiungere un po' di acqua di cottura della pasta che sarà ricca di amido e la mettiamo qui dentro la padella. E se ci fate caso, guardate che sta cominciando già a prendere il colore viola. Ma non finisce qua. Altra cosa che noi faremo è quella di creare la pastella di pecorino e come vedete dentro ci ho messo già anche il pepe sempre di Tasmania. Questo perché? Perché adesso gli conferirà un delizioso colore viola, oltre che chiaramente a profumarlo in maniera strepitosa. E adesso andiamo a mescolare per creare appunto la pastella. Un altro goccio di cottura della pasta, anche questa sempre ricca di amido, e mescoliamo per bene. Guardate che è diventata tutta viola, ed è questo il colore caratteristico che dà la famosa cacio e pepe di Alessandro Borghese, grazie a questo pepe particolare e straordinario, sia nel colore ma soprattutto nel profumo. Ci siamo. Adesso prendiamo la pasta e la mettiamo in padella e, come ho detto, gli ultimi 3 minuti li cuoceremo qui dentro.
mettiamo sempre un po' d'acqua di cottura. Ecco qua. E adesso finiamo la cottura della pasta qui dentro. Allora, vedete? Sta già cominciando a fare la base per quella crema che ci interessa tanto. Adesso la cosa più importante: spengiamo il fuoco, facciamo saltare la pasta per cercare di abbassare la temperatura. Solo così poi potremo andare ad aggiungere il formaggio, altrimenti si straccia, si sfilaccia e quindi non si amalgama, non fa la crema. Aspettiamo ancora qualche secondo. Cercando di far abbassare per bene la temperatura. Un ultimo salto e adesso andremo ad aggiungere il nostro pecorino, eccolo qua, aggiungiamo un goccetto di acqua di cottura e adesso cominceremo a mantecare. Facendo questo movimento molto energico, se dovesse servire proprio un goccettino di acqua di cottura, e la facciamo saltare. Sentite la musica adesso? E continuiamo. Guardate, guardate, guardate che meraviglia. Ancora un pochettino e poi serviamo. E adesso impiattiamo. Poco poco pecorino e ancora un pizzico di pepe. E voilà, il piatto è pronto. L'assaggio. Inutile vi dico quanto è buona la cacio e pepe. Poi con questo pepe è veramente fantastica. Complimenti Alessandro Borghese. Il solo motivo per cui mia moglie non mi uccide dopo che ho fatto la cacio e pepe e dopo che gli ho fatto tutto questo bordello è perché a lei gli piace tanto come a me. Allora, avete visto? È veramente fantastico. Il profumo è molto intenso perché poi ha dei profumi un po' particolari, non è il classico profumo del pepe e sono molto più delicati rispetto a quello del pepe classico. Voglio premettere questo: siccome il pepe della Tasmania ha un costo abbastanza elevato, poi soprattutto in questi ultimi periodi i trasporti sono aumentati tantissimo, immaginate che arriva dall'altra parte del mondo, quindi ha un costo abbastanza importante. E quindi lo stesso Alessandro Borghese ha comunque detto che lui utilizza 4 parti di pepe Tasmania e una parte di pepe classico, anche per abbattere un pochino i costi naturalmente. Detto questo, per quello che riguarda la cacio e pepe, io tra parentesi l'avevo già fatta questa ricetta, se volete ve la rilascio qui sotto in descrizione. È, come vedete, molto semplice tra virgolette, però c'è sempre l'insidia dello stracciamento del formaggio, ma basta solo rispettare la regola, quella di togliere la padella dal fuoco e aspettare almeno un minuto prima di metterlo. Sto facendola saltare oppure mescolandola. Allora, io spero che la ricetta vi sia piaciuta e questa sfida, diciamo così, vi abbia intrigato. Noi ci vediamo alla prossima ricetta e io vi auguro una buonissima giornata. Un bacione!